Ma tu chi sei? Sono Stefano, il tuo amico per praticare l'italiano. Se hai domande o vuoi parlare di qualcosa, sono qui per aiutarti. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. E no, quello che hai sentito non è davvero Stefano, è un impostore. Anzi, forse non dovrei dire impostore, ma dovrei dire clone, un mio clone virtuale. E sì, esatto, perché oggi parliamo di intelligenza artificiale e tutto quello che possiamo fare con le lingue grazie all'intelligenza artificiale. Prima di iniziare però voglio dirti che qui su questo canale pubblico ogni settimana video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Quindi se ti interessano tutte queste cose non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Fantastico, adesso iniziamo con il video di oggi. Parleremo di intelligenza artificiale che sicuramente ha fatto dei passi da gigante nell'ultimo periodo. Quando diciamo passi da gigante significa che una cosa o una persona ha fatto dei passi enormi, quindi ha avuto dei grandi sviluppi. E adesso, grazie all'intelligenza artificiale, possiamo fare delle cose durante l'apprendimento delle lingue che prima non potevamo fare. Infatti, uno dei problemi più grandi che abbiamo quando stiamo imparando una nuova lingua è la conversazione, parlare. Eh sì, perché non è sempre facile trovare una persona con cui parlare. A volte i professori online possono essere un po' costosi, o comunque non possiamo fare lezioni troppo spesso, forse una volta, 2 volte a settimana, però può non essere abbastanza. E poi ci sono tantissimi corsi online che ti aiutano a imparare una lingua, come per esempio i nostri corsi online Italiano Vero. Però oltre a studiare è sicuramente importante fare anche un po' di conversazione. E entrambe le cose sono importanti. Se fai solo conversazione e non studi la lingua, non riuscirai a migliorare troppo. E se studi tanto la lingua ma non parli, quindi non metti in pratica quello che studi, comunque non riuscirai a migliorare tantissimo. Insomma, la conversazione è molto importante. E come possiamo migliorare le nostre capacità di conversazione in modo facile, veloce ed economico? Beh, oggi possiamo farlo anche grazie all'intelligenza artificiale. Faccio una premessa: le interazioni tra umani sono bellissime, quindi devi continuare ad avere interazioni reali con altre persone. Però, dato che abbiamo una vita impegnata, non sempre abbiamo persone con cui parlare, eccetera, fare anche un po' di conversazione con un computer non è poi così male. Anzi. E allora voglio presentarti un'azienda con cui ho deciso di collaborare, che si chiama Teacher AI, capisci, quindi insegnante intelligenza artificiale, che ti permette di parlare con degli insegnanti virtuali per migliorare le tue capacità di conversazione in una lingua. Ci sono tantissime lingue, tantissimi insegnanti che sono o insegnanti inventati, quindi non persone reali, o insegnanti come me, quindi dei cloni di una persona vera. Questa cosa è assurda. Allora voglio mostrarti come funziona, perché io mi diverto tantissimo. Ecco, questo è quello che vediamo quando apriamo l'app. Ti faccio vedere però prima alcune impostazioni. Prima di tutto, come puoi vedere, ci sono tantissime lingue, però noi ci focalizziamo sulla lingua più bella, l'italiano. Scherzo. Tutte le lingue sono belle, sto scherzando. Poi se clicchiamo in alto a destra sull'icona e poi andiamo su Customize Your Teacher, quindi se personalizziamo l'insegnante, qui come vedi abbiamo diverse opzioni. Prima di tutto voglio mostrarvi lo stile di correzione. Infatti ci sono 2 stili di correzione. Potete infatti decidere se l'insegnante virtuale vi fa notare l'errore e poi
va avanti, che è l'opzione che ho attivato io, oppure vi chiede di ripetere, quindi vi fa notare l'errore e poi vi chiede di ripetere la versione corretta, così potete ricordarla meglio. Quindi potete scegliere lo stile di correzione che vi piace di più. Oppure potete anche scegliere la frequenza di correzione. Per esempio potete scegliere mai, come in questo caso, quindi l'insegnante non vi interromperà mentre fate un discorso e fate un errore. Oppure sempre l'insegnante vi corregge ogni piccola cosa, quindi anche gli errori piccoli. E potete anche scegliere la frequenza di correzione, il livello di formalità e anche la velocità. Io ho scelto slow perché secondo me è un po' più accurato con slow, cioè normal mi sembrava un po' troppo veloce, invece slow mi sembra una velocità di linguaggio normale, quindi ho scelto slow. Ma adesso è arrivato il momento di testare effettivamente l'app. Per fare questo proveremo 3 scenari diversi. Faremo una conversazione realistica, quindi una conversazione su un argomento reale, normale, quindi una conversazione che potreste avere con una persona qualsiasi. Faremo poi una conversazione per chiedere delle informazioni grammaticali, quindi proprio è come se stessimo parlando con un vero insegnante, con me. E poi faremo un roleplay, quindi una conversazione sulla base di uno scenario reale. Iniziamo dalla conversazione realistica e sarà così strano parlare con me stesso. Dai, iniziamo, però chiediamo a Teacher Stefano di condurre la conversazione. Ciao, ho voglia di fare una conversazione realistica, quindi semplicemente fammi una domanda. Ciao, certo, qual è il tuo piatto italiano preferito e perché? Il mio piatto italiano preferito, oh mamma mia. E farò volutamente qualche errore, così vi faccio vedere come corregge, ok? Proviamo. Io adoro la cucina italiana, mi piace tantissimo. Forse il mio piatto preferito è la pizza, mi piace tantissimo, ma adoro anche le tagliatelle al ragù. Ieri sera ho andato al ristorante con la mia famiglia e ho mangiato le tagliatelle al ragù. Erano buonissime. Ho andato dovrebbe essere sono andato. Quindi, ieri sera sono andato al ristorante. La pizza e le tagliatelle al ragù sono scelte fantastiche. Che tipo di pizza preferisci? Come vedi ci ha corretto e ci ha detto attenzione, ho andato dovrebbe essere sono andato, ok? Ma proviamo a chiedere un'informazione. Perché ho andato e sono andato? Grazie per la correzione, ma perché si dice sono andato e non ho andato? Ottima domanda. Si usa sono andato perché in italiano usiamo essere come ausiliare per i verbi di movimento, come andare. Ho andato non è corretto perché avere non si usa per questi verbi. Spero che ora sia più chiaro. Vuoi sapere altro sui verbi? Perfetto, proprio così. Infatti noi in italiano con i verbi di movimento come andare, cadere, partire, uscire, usiamo essere. Bravo Ticia Stefano, complimenti, bravo, bravo. Rispondiamo alla domanda di prima, la mia pizza preferita. No, torniamo all'argomento di prima. La mia pizza preferita è... Ah, questa mi piace tantissimo. Salsiccia e patatine fritte. Ah, mi piace così tanto. È vero, eh? Fantastica scelta. Salsiccia e patatine fritte è una combinazione davvero buona per la pizza. È abbastanza particolare. Hai mai provato a farla tu stesso a casa? No, non sono così bravo a fare la pizza. Capisco. Non sono così bravo a fare la pizza, è corretto. Ma non preoccuparti, fare la pizza può essere difficile, ma è anche divertente. Ti piacerebbe provare a fare la pizza un giorno? Ma sì, potrei provarci assolutamente, però preferisco mangiarla fuori. Ottima scelta.
Preferisco mangiarla fuori, è corretto. Mangiare la pizza al ristorante è sempre un piacere. Hai un ristorante preferito dove vai a mangiare la pizza? Come vedete ci sta dando un feedback, quindi sulle frasi che diciamo, se sono corrette o sbagliate, ma soprattutto tiene sempre viva la conversazione. Questa è la cosa che mi piace molto di questo AI. Il fatto che oltre ad avere memoria, perché ricorda quello che abbiamo detto prima, ti ricordi qual è il mio piatto preferito? Sì, il tuo piatto preferito è la pizza, specialmente quella con salsiccia e patatine fritte. È una scelta deliziosa. Hai altre specialità italiane che ti piacciono? Ecco, quindi vedete, si è ricordato il fatto della pizza, non so se si ricorda anche delle tagliatelle, però comunque ha memoria. E oltre ad avere memoria, una cosa che mi piace tantissimo è il fatto che tiene sempre viva la conversazione. Quindi ti fa sempre domande e tu puoi davvero migliorare in questo modo, perché stai parlando con qualcuno, ok? Che ti fa tante domande e quindi tu devi capire le domande e dare delle risposte. Ma ora proviamo il secondo scenario, quindi facciamo una domanda di grammatica. Per esempio, tu stai studiando con i corsi Italiano Vero e hai una domanda sulle preposizioni e quindi puoi chiedere a Teacher Stefano virtuale. Ho una domanda. Stavo facendo l'esercizio sulle preposizioni e non capisco perché si dice in Italia e non a Italia. Io voglio dire vado a Italia, però la risposta corretta è vado in Italia. Perché? Ottima domanda. Si usa in con i paesi e le regioni come vado in Italia perché ci riferiamo a un'area più grande. A si usa per le città come vado a Roma. Quindi per l'Italia si dice in. Spero che ora sia più chiaro. Vuoi altre spiegazioni sulle preposizioni? Mi sembra abbastanza chiaro, no? Appunto, ed è così. Con i paesi e le regioni usiamo in, invece con le città usiamo a, quindi fantastico. La cosa bella è che questa intelligenza artificiale capisce anche più lingue, quindi noi possiamo anche dire una parola in inglese o anche una frase in inglese e Teacher Stefano virtuale ci aiuterà comunque. Per esempio, ma se io voglio dire I am going to Italy, devo usare in o a? Sono confuso. Capisco la confusione. Quando dici I am going to Italy, devi usare in, quindi si dice vado in Italia. In si usa per i paesi. Vuoi fare altri esempi insieme? Avete capito? Quindi voi potete fare anche la vostra domanda in inglese o parzialmente in inglese e comunque vi aiuterà. Cioè io ho detto I am going to Italy perché usiamo in. La risposta è sempre la stessa. Dobbiamo usare sempre in perché Italia è un paese e usiamo in per i paesi. Però ha capito la mia confusione perché ha capito anche l'inglese. E ora proviamo a fare l'ultima tipologia di conversazione, un roleplay. Quello che faremo è una conversazione al bar. Proviamo a ordinare la colazione in italiano. Ok, adesso facciamo un po' di pratica di conversazione con un roleplay. Al bar, per esempio. E tu devi fingere di essere il barista, ok? Io invece sono il cliente che ordina la colazione. Proviamo? Certo, proviamo. Io sono il barista. Buongiorno, benvenuto al bar. Cosa posso servirti per colazione? Buongiorno, vorrei un cappuccino di soia e un cornetto. Grazie. Ottima scelta, quindi un cappuccino di soia e un cornetto. Vuoi sapere i gusti del cornetto? Sì, grazie. Abbiamo cornetti alla crema, al cioccolato e alla marmellata. Quale preferisci? Voglio un cornetto alla crema, grazie. Perfetto, quindi un cappuccino di soia e un cornetto alla crema. È tutto? Sì, grazie mille. Quant'è il tutto? Il tutto è 4 euro. Perfetto, grazie. Pago con carta. Ottimo.
Puoi passare la tua carta qui. Ecco il tuo cappuccino di soia e il cornetto alla crema. Buona colazione! Fantastico! Possiamo anche avere questo genere di conversazioni e sicuramente questo è molto utile se volete prepararvi a delle situazioni reali, per esempio durante il vostro prossimo viaggio in Italia. Inoltre quello che possiamo fare è anche consultare una lista, andando qui su Review, di tutte le parole che abbiamo capito, quindi ascoltato, o le parole che abbiamo usato. Sicuramente questo è molto utile per avere un'idea generale di tutte le parole che abbiamo ascoltato e anche usato. Possiamo vedere anche la traduzione, ok? E anche cercare delle parole specifiche. Insomma, questa è un'app fantastica se volete fare un po' di pratica di conversazione in italiano quando e dove volete, pagando anche poco. Sicuramente non è la stessa cosa che parlare con una persona vera, però farsi una bella conversazione con un clone di Teacher Stefano, dai, non è così male. Quindi se volete provare Teacher AI, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione e anche nel primo commento, così potete vedere tutti i loro piani e scegliere quello che fa per voi. Secondo me è super divertente. L'intelligenza artificiale migliorerà sempre di più, siamo solo all'inizio e i risultati sono davvero molto interessanti. Quindi, vuoi parlare con me, o meglio con un clone, con una versione virtuale di me? Allora ti consiglio di dare un'occhiata a Teacher AI. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto, ma soprattutto che tu ti sia anche divertito, perché con queste nuove tecnologie dobbiamo anche un po' divertirci. Se sì, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo, e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video, un abbraccio dall'Italia, ciao!